Pagamenti in contanti o carta? Come sapete in questo periodo sono tantissime le polemiche. In questo video voglio trattare i pro e i contro dei pagamenti in contanti o carta e dopo alla fine vi dico cosa ne penso e cosa secondo me bisognerebbe fare riguardo a questo argomento. Una parentesi, se anche tu vuoi proporre un argomento o farmi una domanda, seguimi su Instagram e aspetta ogni sabato mattina dove posterò un sondaggio di questo tipo. Dopodiché da quel sondaggio ogni domenica sceglierò una domanda o un argomento e lo porterò in questo video domenicale. Ed ora iniziamo! Allora, io in questo video prenderò come soggetto le carte, infatti è quello il mondo o il metodo a cui si vuole passare, che si vuole adottare in futuro. Quindi pro e contro delle carte sopra i contatti, il pagamento più tradizionale, se così si può dire. Partiamo con il primo pro. Di sicuro la sicurezza, perché ogni transazione, ogni pagamento che noi faremo con la carta sarà assicurato e anche tracciato. E oltretutto i contanti ce li possono rubare dal portafoglio e non sono più di nostra proprietà, mentre quando ci rubano una carta ci rubano un pezzo di plastica e non possono usarla senza avere il nostro PIN. Quindi se ci rubano questa, rubano un pezzo di plastica, non rubano nessun valore effettivo. Secondo pro, la velocità. Ora con i pagamenti contactless appoggi la tesserina sul POS, appoggi la carta sul POS, hai pagato, fine, non devi dare i 10 euro per pagare una cosa da 8,53 euro e aspettare anni che ti ridiano indietro il resto. Appoggi e se il POS ha una connessione decente, se il commerciante ha una connessione decente, nel giro di 2 istanti hai pagato, puoi partire, sei bello felice. Terzo pro, secondo me, è la convenienza, soprattutto per quel che riguarda i cambiovalute, perché se avete una carta come possono essere queste tre, Curve, N26 e Revolut, qui sotto in descrizione ho fatto una recensione per ognuna di queste carte, quindi se volete informarvi ulteriormente vi lascio qui sotto tutti i link con anche dei bonus se siete curiosi. Ora non voglio parlarne ulteriormente perché ne ho già parlato abbastanza, però la convenienza nei cambi valute, perché quando si va a pagare con una di queste carte il cambio valuta è al tasso effettivo, mentre se vai in un altro stato, per esempio se vai in Inghilterra con i tuoi 50 euro, vai al solito banco dove ti fanno il cambio e di solito quel banco per lavorare ti chiede una commissione. Se paghi con una carta senza commissione, è pieno anche di carte gratuite senza commissione, quindi vatti ad informare, non paghi nessuna commissione, mentre al banco, quando arrivi in Inghilterra, vai in aeroporto, vai nel centro, ti cambi quei 50 euro e ci rimetti 3, 4, 5 euro soltanto per averli cambiati e aver ottenuto le tue sterline cartacee che poi puoi usare per spenderle. E oltretutto se ne avanzi quando torni a casa e le vuoi usare in Italia le devi ricambiare e ripagare un'altra commissione. Questi sono i tre pro principali che mi sono venuti in mente. Lasciatemi le vostre aggiunte e considerazioni qui sotto nei commenti perché sono curioso anche di cosa ne pensate voi. Detto questo passiamo ai contro. Secondo me l'unico contro dell'uso di questa cosa qui è la percezione della spesa, perché quando noi andiamo a comprare qualcosa, se gli diamo i 50 euro in contanti che ci siamo guadagnati con uno sforzo magari tremendo, vediamo che quei 50 euro escono dal nostro taccuino, mentre quando andiamo a pagare con questa, la transazione, la modalità di transazione è uguale che tu paghi 1 euro, 10 euro, 150 euro, quindi non hai quella percezione di spesa diversa. Ma questo è un problema che secondo me va risolto con l'educazione. Voi potrete dirmi sì, ok, ma gli anziani gli dici usa questa? Sì, possono usarlo benissimo anche loro se gli è più conveniente, se li educhi ad usare la carta. Quindi diciamo, o almeno io dico secondo me, che di contro c'è la percezione della spesa che però va risolta o si può risolvere con l'educazione nella spesa, cosa che anche io cerco di fare nel mio canale. Quindi se non sei ancora iscritto e sei interessato a questi argomenti, iscriviti, a me fa molto piacere. Quindi cosa secondo me bisognerebbe fare a questo proposito? Continuare a pagare in contanti o iniziare a convertirci tutti alla carta? Secondo me quello che bisognerebbe fare è convertirsi tutto alla carta. Perché? Perché quando viene fatto un pagamento con carta viene registrato e così abbatti tutta l'evasione fiscale che poteva esserci. Ma come fai a imporre il pagamento soltanto con carta?
perché per il cliente, per noi, già è conveniente e non capisco le persone che polemica abbiano contro questo tipo di pagamento. È molto molto più conveniente, sicuro e veloce rispetto al normale pagamento con i contanti. La convenienza che secondo me tanti ancora non hanno capito non ce l'ha il commerciante, perché il commerciante quando riceve un pagamento con carta innanzitutto è immediatamente registrato e come sappiamo molte persone, molte commercianti purtroppo vivono con il nero, cosa che non dovrebbe succedere ma purtroppo è così. Quindi quello che alcuni fanno è cercare di non accettare questo tipo di pagamenti perché altrimenti sono obbligati, come dovrebbero essere, a denunciare di aver ricevuto quei soldi e fare lo scontrino come dovrebbe essere. Ma la seconda cosa è che quando loro ricevono questo tipo di pagamenti devono andare a pagare un interchange che mediamente è del 3% sul pagamento. Quindi se io pago 100 euro per un paio di scarpe da un commerciante, lui non ne riceve 100 ma ne riceve 97. Perciò quello che secondo me bisognerebbe fare, o quello che si potrebbe fare, poi io non so se questa cosa può essere attuata e fatta, quello che bisogna fare è cercare di eliminare questo interchange, questo 3%. E come fai? Puoi dare degli incentivi ai commercianti in modo tale che per loro quel 3% sull'interchange non sia più una spesa, ma che ne so, possono detrarselo completamente dalle tasse e oltretutto gli dai degli incentivi ulteriori su quel 3%. Non so quanti fondi ci siano a disposizione, però se così dovessero fare, il commerciante sarebbe molto più incentivato a dire sì cavolo, ho il POS, perché che ne so, magari quando un suo cliente va a pagare col POS, lui non ci perde l'interchange ma ci guadagna magari qualcosina, possono essere anche piccoli centesimi, però almeno lo incentivi a ricevere i pagamenti con carta. E poi potrete dirmi ok, però i clienti o l'italiano medio non ha la carta, però dovete pensare che non ha la carta per quale motivo? Non ha la carta perché gran parte delle volte o magari riceve nero o gli gira del nero perché o è pagato per fare, che cacchio ne so, il commesso e tutte le ore extra gli vengono pagate in mano. Ragazzi, lo sappiamo che succede, o fa il fattorino per una pizzeria e gli vengono dati i soldi in mano. Se invece il commerciante ha perché gli conviene e lo Stato gli dà delle agevolazioni, gli conviene ricevere tutto tramite carta e ha tutto in banca, poi lui per dare lo stipendio ai suoi dipendenti glieli manderà tramite bonifico e queste persone avranno per forza un conto bancario con una carta. E cosa succede? Succede che queste persone poi con la loro carta andranno a pagare perché magari il successivo commerciante da cui andranno, pizzeria, supermercato, qualsiasi cosa si voglia, avrà il POS e il commerciante cercherà di fargli pagare con la carta e così crei un circolo positivo in modo tale che ogni commerciante si doti del POS, che attualmente è un costo dotarsi del dispositivo per accettare le carte, quindi magari alcuni commercianti nemmeno lo vogliono fare, però inizi ad agevolarli a creare questo circolo positivo che può anche eliminare l'evasione. Poi ragazzi, io sono un ragazzo di 21 anni, le mie sono soltanto idee o cose campate magari per aria. Voi dovete dirmi cosa ne pensate e se siete d'accordo a me. La mia è semplicemente una proposta positiva, magari non lo so, questo video non lo vedrà nessuno, però almeno la mia idea rimane lì e qualcuno magari ne prende spunto, la rielabora, rifà le cose, non lo so. Io ad ora cerco di passare la mia idea e vediamo cosa succede, però ad ora sappiate che per noi clienti consumatori usare la carta è molto più conveniente. Non capisco perché non venga usata, probabilmente è un problema di educazione, penso io, e probabilmente è anche un problema che non tutti i commercianti accettino la carta. Detto questo, se il video è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un mi piace, se avete commenti lasciatemeli, voglio anche sentire le vostre idee e nulla, se non volete perdervi nessun altro mio video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima avventura.